Buongiorno a tutti, sono Luciano Palmitessa, responsabile marketing e CEO della Unigom, azienda che si è contraddistinta dal primo momento, dalla nascita, nel voler portare sul mercato l'eccellenza del Made in Italy, la produzione in particolare di componenti in gomma metallo in Italia e all'estero. Desidero innanzitutto ringraziare chi mi ha permesso oggi di essere qui a rappresentare non tanto la mia azienda quanto a parlare dell'independent aftermarket, che è un qualcosa che, come ha mostrato precedentemente il dottor Giorda, è indipendente da quelle che sono le condizioni, le situazioni che vive il mercato della componentistica italiana legata solo e esclusivamente al primo equipaggiamento. Giusto per chiarire, esiste effettivamente il mondo della componentistica di tutte quelle aziende che producono componenti per la produzione di autovetture fin quando poi l'autovettura non viene immessa sul mercato. Dall'altra parte esiste l'independent aftermarket costituito da una parte di queste aziende che producono anche per il mercato indipendente e poi vi è un'organizzazione di strutture di aziende che si occupano sia della distribuzione dei componenti ma poi anche di oltre 90.000 officine meccaniche che sono in grado poi di dare assistenza a tutte queste autovetture che ci sono sul mercato, sia quelle vendute dalle case automobilistiche, sia quelle che poi sono fuori garanzia. Per chiarire ancora meglio quella che è l'alternativa, no, l'alternativa, quella che è il mercato indipendente, come abbiamo visto l'OI è costituita da circa 2.135 aziende e dà lavoro a circa 170.000 addetti, mentre invece l'independent aftermarket è costituito da oltre 260.000 addetti con 4.800 ricambisti, con 800 aziende di distribuzione di componenti, come ho detto prima, con 90.000 officine di cui 20.000 sono officine meccaniche specializzate, 21.000 tra officine di carrozzeria e gommisti. Genera circa 10 miliardi di euro di fatturato da posti, come dicevo prima, a 260.000 lavoratori con impatto sul prodotto interno lordo dello 0,5%. Ora, in tutto questo contesto, Unicom opera offrendo componenti in gomma metallo che sono particolarmente strategici tanto per la sicurezza quanto per il comfort dell'autovettura. Sono prodotti che oggi continuano a fare la differenza sul mercato perché la sicurezza ormai, tanto per le autovetture così come il comfort, considerando quanto oggi le autovetture sono molto più silenziose rispetto a quello che erano autovetture di 20 anni fa, perché? Perché non si può fare a meno della gomma. È un articolo altamente strategico e noi riusciamo oggi, grazie a una rete di distribuzione capillare, a far sì che a distanza di 3 ore dalla data dell'ordine ogni componente arrivi direttamente all'officina meccanica che ne fa richiesta. Quindi un servizio che va anche oltre a quello che potrebbe essere il miglior servizio di Amazon. Siete più veloci di Amazon. Sì, riusciamo anche in questo, ma non grazie a noi, grazie proprio a questa professionalità degli operatori che operano sul settore. Quindi A Natale regalerò un tubo di gomma, così so che arriva sicuramente. Dicevo, l'independent aftermarket è completamente estraneo a quelle che sono le oscillazioni del mercato, la situazione che l'Italia può vivere, nel senso che nel momento in cui le case automobilistiche sono in crisi perché non si vendono autovetture, comunque c'è una serie di attività che fa sì che tutti gli operatori del mondo dell'aftermarket continuano a lavorare senza problemi perché queste macchine comunque bisogna fare manutenzione su queste autovetture finché la macchina non arriva direttamente in rottamazione, e lo si fa grazie a queste grandissime realtà che nel corso degli anni hanno sempre investito in innovazione, hanno sempre investito nella ottimizzazione dei processi di produzione affinché si potesse competere anche con aziende asiatiche. Il problema però nasce principalmente perché gran parte delle aziende che nell'immaginario collettivo rappresentano ancora il Made in Italy hanno deciso o di chiudere gli stabilimenti o di ridurre la produzione in Italia
per cominciare a farsi produrre dai paesi asiatici e importare il prodotto già confezionato. Ci sono anche altre realtà ben distinte che hanno sì portato la produzione all'estero, ma giusto perché sono stati aperti nuovi siti produttivi dalle case automobilistiche e quindi lo standard qualitativo era lo stesso di quello che veniva prodotto in Italia. C'è una riduzione di prezzo dovuto magari probabilmente alla manodopera, però se pensiamo che già per chi volesse importare questi componenti in Italia c'è il costo del trasporto che riduce allo zero quella che potrebbe essere la differenza di prezzo. Ritornando al discorso di chi invece ha incominciato a far produrre, portando anche quella che era la tecnologia italiana all'estero, noi quindi oggi ci troviamo che non è che il Made in Italy è sotto attacco, diciamo che il Made in Italy per chi continua ad investire in Italia continua a difendersi in maniera eccelsa, anche perché man mano che andiamo avanti la tecnologia anche su un componente in gomma che fino a ieri per intenderci era un po' di gomma vulcanizzata su una flange di ferro, oggi invece parliamo di supporti motore composti da oltre 32 componenti differenti e a guardare il prodotto italiano o europeo confrontandolo con un prodotto asiatico loro non fanno altro che emulare tutta la parte esterna estetica del prodotto ma senza tecnologia interna. Noi in tutto questo riusciamo a difenderci anche perché ormai la richiesta di un prodotto di qualità non arriva più anzi non è più imposta dal marchio, è lo stesso installatore finale che non è più disposto ad intervenire sull'autovettura anche nello stesso momento in cui installa il prodotto perché vede che cede nell'immediato o a distanza di 2 ore o di 2 giorni o di 2 settimane o di 2 mesi perché vede che il cliente ritorna che il prodotto installato ha ceduto. Quindi noi abbiamo questa situazione sul mercato che i marchi che fino a ieri rappresentavano l'eccellenza italiana sono diventati aziende commerciali. Chi invece come noi hanno continuato ad investire il Made in Italy, noi ad esempio abbiamo fatto 2 importanti mosse strategiche, abbiamo rilevato una delle aziende italiane, una delle ultime 3 che continuava a produrre bracci sospensione in Italia e oggi dopo 2 anni che l'abbiamo riorganizzata proprio per poter affrontare le sfide a livello europeo, ci troviamo a competere con 2, cito solo queste 2 giusto per farvi capire con chi andiamo a confrontarci, 2 aziende che hanno stabilimenti produttivi da 150.000 e 170.000 metri quadrati, che hanno dai 2.500 ai 3.200 operai. Questo perché? Perché il mercato richiede il prodotto di qualità su un prodotto che già si dà per scontato che dovrebbe essere di qualità. Fortunatamente per noi che abbiamo visto quanto il prodotto è stato accolto a Francoforte, alla fiera di Francoforte, cosa che poi presenteremo pure dopo Promotech, già sappiamo che la richiesta venendo dal basso per noi sarà una sfida già vinta dall'inizio. Seconda mossa strategica, abbiamo rilevato il marchio di uno storico brand, di una storica azienda che per anni ha prodotto per il primo equipaggiamento per tutte le case automobilistiche italiane ed europee. Abbiamo evitato che andasse in mani straniere e utilizzeremo questi 2 brand sia per ampliare la gamma prodotti. Oggi parliamo di circa 10.700 riferimenti e ogni settimana, ogni mese continuiamo ad ampliare la gamma, portando attraverso questi marchi sempre l'eccellenza del Made in Italy, perché abbiamo visto che nell'independent aftermarket che continua a crescere nonostante quelle che sono le situazioni che il mercato vive, c'è spazio, il mercato richiede componenti di qualità, richiede il Made in Italy e vi auguro solamente di vedervi tutti quanti a Bologna a maggio per prendervi un caffè al nostro stand.